Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi vedremo come dipingere Capitan America dal gioco da tavolo Marvel United. Vi ricordo che questo e moltissimi altri titoli li trovate su magicmerchant.it e usando il codice KIKIS10 avete il 10% di sconto su tutto il carrello. È un gioco che stiamo dipingendo in live, quindi vedrete un setting leggermente diverso. Detto questo, cominciamo! Partiamo dal primer nero opaco, perfetto per un'ottima aderenza dei colori e per le parti metalliche come lo scudo. Prepariamo sulla tavolozza alcuni colori di base, quindi 2 tonalità di blu e 2 di rosso, oltre ad un grigio caldo. Cominciamo con il Contour blu da stendere come colore di base su tutte le parti blu della divisa di Cap. Facciamo quindi lo stesso con le parti rosse. Più avanti ho poi seguito la nuova divisa con stivali e guanti color cuoio, quindi volendo questo passaggio si può saltare. Con il grigio caldo coloriamo gli elementi che poi diventeranno bianchi o metallici come i cerchi all'interno dello scudo, ai quali affiancheremo anche quelli rossi. Creiamo quindi una base per l'incarnato che schiariremo più avanti per dare volume, ma che per ora creiamo mischiando al Bugsman Glow un po' di rosso usato in precedenza e una punta di blu. Apparirà molto scuro e carico, ma fungerà da colore perfetto per le ombre. Su primer nero è importante usare i colori coprenti prima di passare alla tonalità più chiara successiva, ma l'importante è non usarli troppo densi o creeranno spessori perdendo i dettagli. Con un marrone scuro come il Rhino Oxide creiamo una base per tutte le parti in cuoio, quindi la cintura con relative sacche, la fibbia del casco e le bretelle. A questo punto andrebbero dipinti anche guanti e stivali, ma evidentemente insistevo con la reference del fumetto. Con il rosso più brillante mettiamo in evidenza le zone più visibili e sporgenti tra quelle segnate prima. Al contrario, usiamo del violetto o direttamente del viola per scurire quelle opposte, come i recessi, i profili sotto ad altri elementi e le angolazioni in ombra. In questo modo daremo più volume e tridimensionalità al corpo di Cap. Cominciamo a lavorare allo scudo. Decidiamo quanti riflessi vogliamo che abbia. Io ho deciso di complicarmi la vita facendone così tanti, ma anche di meno andrebbero benissimo. A metà tra le linee guida dei riflessi segniamo le linee di ombra con il violetto usato prima, che comunque poi scuriremo molto. Allarghiamo quindi le luci stendendo il colore in piccoli tratti orizzontali, o meglio leggermente curvi, così da seguire l'andamento dello scudo. Affianchiamo un rosso acceso, più brillante di quello della base, ad entrambi i lati dei riflessi chiari. Prendiamo ora del bianco puro, non del tutto coprente, e sempre con una punta sottile e i tratti orizzontali diamo più forza ai riflessi segnati prima. Lo facciamo per tutti e schiariamo anche la stella centrale. Aggiungiamo quindi del bianco al rosso, creando un colore rosato, da inserire con tratti ancora più corti di quelli di prima, tra il rosso e il riflesso. È sicuramente un lavoro lungo, ma che poi darà i suoi frutti, creando un bel effetto. Con del bianco puro, questa volta coprente, inseriamo al centro dei riflessi dei punti più luminosi, più stretti dei precedenti così che si vedano le gradazioni cromatiche. A questo punto vedrete un salto in avanti notevole per quanto riguarda il lavoro su Cap, ma ve lo mostrerò fra poco. Continuiamo il lavoro sullo scudo, per il quale creiamo uno strato molto sottile di azzurro chiaro, da usare come un velo leggero per coprire gli stacchi, come abbiamo fatto prima per il rosa negli stacchi rossi. Creiamo un tono ancora più chiaro per avvicinarci ai riflessi centrali. Si notano delle differenze anche sullo scudo, dove semplicemente ho ammorbidito le linee orizzontali segnate prima, rendendole meno evidenti e sostituendo parzialmente il bianco puro nelle sezioni con del rosa. Curiamo le zone in ombra con riflessi più scuri simili al nero e terminiamo quindi lo scudo. Passiamo al resto della divisa, al quale dobbiamo donare volume. Cominciamo quindi con il Calidor Sky a segnare le zone più voluminose, in corrispondenza delle cosce, dei pettorali e la parte più visibile del casco e delle spalle.
Chiariamo lo stesso azzurro con del bianco o usiamo il blu primario per schiarire ulteriormente quanto fatto prima, restringendo la zona interessata e lasciando per ora visibili le due gradazioni cromatiche. Solo così riusciremo a dare volume. Utilizziamo quindi il blu precedente, quello appena più scuro, come un velo leggero come si vede in video. Questa consistenza vi permette di agire su stacchi e sfumature in modo visibile ma non aggressivo. Se ottenete una pennellata uniforme e leggera è la consistenza giusta. Con piccole pennellate e il pennello parzialmente scarico rendiamo più uniformi le sfumature laddove le forme del corpo lo richiedono, lasciandole invece più evidenti in concomitanza di angolazioni più decise. Con una versione ancora più chiara creiamo delle profilature nella zona dei pettorali, della maschera, delle spalle e del casco, e anche qui rendiamo uniformi le sfumature, con calma con il colore leggero. Meglio dover fare una passata in più che rovinare tutto con il colore troppo spesso. Come per le zone chiare, agiamo anche in quelle in ombra con tonalità più scure, sempre per dare una chiara idea della direzione della fonte di luce. Per la stella sul petto mettiamo in evidenza semplicemente i profili rivolti verso la luce. A questo punto non ci resta che occuparci delle zone di cuoio alle quali dobbiamo dare un po' più di vita e renderle più vissute. Partiamo schiarendo il colore in partenza Rhinoxide con un arancione spento per donare maggiore calore. Con questo andiamo a mettere in evidenza le parti più visibili. Schiarendo invece il marrone scuro con del bianco, diamo vita a un marrone più freddo, perfetto per creare delle profilature irregolari, in concomitanza anche dei punti di maggiore sollecitazione, per dare l'idea di un cuoio più consumato. Con un grigio chiaro creiamo qualche tocco di luce sulla parte metallica della cintura e profiliamo alcuni lati in bianco puro e sottile. Creiamo delle variazioni cromatiche anche sulla cintura e sui guanti, individuando le zone più scoperte come la parte centrale, le nocche delle dita sul guanto e il mento. Passiamo ora al viso che abbiamo trascurato fino ad ora. Riprendiamo il colore usato in precedenza, da usare sia puro sia creandone un mix con una punta di giallo e di bianco. Partiamo quindi da quello più chiaro per individuare in modo brusco le zone da schiarire e capire fin da subito se sono corrette. Con quello puro sfumiamo poi gli stacchi per creare una superficie morbida e liscia. La base degli occhi non deve assolutamente essere bianca, ma di un colore più sporco come avorio o grigio leggero, ai quali aggiungeremo 2 puntini neri nella parte centrale alta, nascondendone però una parte con la palpebra. Per la basetta possiamo fare un lavoro irregolare di grigi per dare l'aspetto di asfalto e poi, volendo, possiamo aggiungere una luce ambientale in contrasto come ho fatto io. E con questo si conclude anche questo video. Spero vi sia stato utile. Se volete entrare a far parte della community trovate tutti i link nell'info box. Come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!